Madre mia, che potenza! Una racchetta totalmente differente dallo scorso anno e da 2 anni fa. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo alla casa dei Padel per parlarvi della grandissima novità firmata Babolat, ossia la Babolat Juan LeBron. E Alvin, come al solito, sbaglia il nome, la Babolat Viper Juan LeBron 2.5, la nuova racchetta del Lobo che, la cosa più importante, finalmente, perché ormai è il segreto di Pulcinella, lo sapevamo tutti, LeBron non giocava con la stessa racchetta che portava la sua firma, nell'ultimo anno e mezzo non ci ha più giocato. Esatto. Questa qua, dal torneo di Milano, è finalmente la sua racchetta e la riconosciamo dalla barra centrale e ricorda la Viper Carbon del 2019, molto simile, però prima di parlarvene, Alvin, cosa devono fare? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite al vostro amico di iscriversi al canale e quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Emi. Esteticamente vi piace la nuova Babolat Viper Juan LeBron 2.5, la nuova pala del Lobo? Scrivetelo nei commenti. Alvin, partiamo. Lo diciamo dopo. Anzi, diciamolo subito, rispondo io alla domanda. Esteticamente quella dello scorso anno era più bella. Sì. Questa sembra un pochino, non so, l'idea un po' più plasticosa, ma non voglio parlare male, cioè perché comunque è una racchetta che mi è piaciuta ed è totalmente differente dallo scorso anno, però quell'altra era un po' più, non so, più rifinita, forse perché era più scura, il fatto che il piatto era sabbiato. Forse così rigido, così lucida. E poi il bianco si sporca subito, cioè nel senso che dobbiamo fare, è bianca. Comunque parliamo subito del prezzo, 380 euro che con il codice sconto Cartia10 sul sito Padel Market diventano circa 340 euro. La racchetta arriva con un bellissimo cofanetto dove è possibile scegliere anche quale laccetto mettere, se questo o rosso. Noi abbiamo scelto questo. 340 euro non sono pochi. Non sono pochi, però è in linea con tutti. Però allora, finalmente la racchetta del Lobo, e già questo fa tutta la differenza del mondo rispetto allo scorso anno, perché ovviamente lo scorso anno uno compra la racchetta di LeBron e LeBron gioca con una racchetta a quella cifra. LeBron, da quando è stata lanciata, ha sempre giocato una racchetta diversa, ovviamente uno ci rimane male, anche perché poi il Lobo è l'unico giocatore tra i top players non al mondo che ha una racchetta così personalizzata. Esatto, col suo logo. Col suo logo e tutto quanto. E quindi vederlo giocare un'altra racchetta dispiaceva. Quindi già adesso che giocherà con questa dal torneo di Milano di Premier Padel che si sta disputando questa settimana, è sicuramente... Esatto, quindi il prezzo è molto più giustificabile. Molto più giustificato rispetto a quello dello scorso anno. Quindi è alto, però per la racchetta del Lobo si fanno pazzie. Cioè uno dei giocatori più forti al mondo. Livello intermedio altissimo, se non alto, perché poi lo capirete quando parleremo delle caratteristiche tecniche. Allora, secondo me è giocatore di sinistra, cioè, a livello umano, che è il nostro livello anche avanzato, base, non so come cavolo volete dirlo, è il giocatore di sinistra, per quanto la palla esca molto più reattiva. Allora, con queste caratteristiche, che abbiamo noi, ma ripeto, però queste sono caratteristiche head heavy e peso base da 370 grammi, è una delle novità. Esatto. Quindi è una racchetta da giocatore di sinistra. LeBron gioca a sinistra, ma LeBron ha dimostrato che insomma di essere più forte a destra e l'anno prossimo a quanto pare tornerà a destra per giocare con Leo Augsburger. A livello, ripeto, umano questa, ma anche se pesasse un po' di meno, comunque diciamo bene o male è più da giocatore di sinistra offensivo, cioè poi si può giocare pure a destra perché rispetto a prima ha meno controllo, più uscita di palla, è una racchetta molto più offensiva, però ripeto, secondo me è più livello sinistra, il giocatore mancino offensivo. Decisamente. Sei d'accordo, Alvin? D'accordissimo. Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche di questa racchetta che ha una forma ibrida, perché questa è la forma che, come la definisce Babolat. Novità, piatto in carbonio 3K e non più 12K, esatto. Quindi un carbonio molto più reattivo e lo si sente già dal primo impatto. Gomma EVA ad un unico strato, come era anche in passato, facce ruvide con rilievo in 3D e non c'è più la sabbiatura perché LeBron non voleva la sabbiatura. Il manico diventa più corto, misura standard, perché LeBron voleva il manico
più corto, misura standard, quindi Babolà è venuta incontro alle esigenze del lobo, come è giusto che sia, perché è il giocatore di punta e di riferimento, e Dynamic Stability System, ossia questa barra centrale che aumenta la rigidità della racchetta e offre maggior potenza e maggior controllo, ed è anche il simbolo distintivo per capire se LeBron sta giocando con questa o con un'altra. Giocherà con questa, come detto. Il tatto. Negli ultimi 2 anni era di marmo. Da marmo, e lui, anche se Lui uguale ha detto LeBron. intermedio. Quest'anno è di marmo, ma un filino un po' più Esatto. meno duro. Sei d'accordo? D'accordissimo, sì. L'accetto, che come detto è intercambiabile, che si può togliere. Adesso parliamo all'altra novità, che è il peso della racchetta. Vai, Albi. Come accennato da te, Amy, il peso base è di 370 grammi con oscillazione di più o meno 10 grammi. L'anno scorso era, e anche 2 anni fa, era 365 Cinque. grammi, con LeBron che 2 anni fa disse che lui giocava con una racchetta da 359 grammi. Secondo me, avendola portata a 370, ha anche aumentato il peso della racchetta, e speriamo di avere la chance di poterglielo chiedere. Esatto. E il bilanciamento? Bilanciamento, dobbiamo dirlo, esageratamente alto, 27,8 cm, Amy. Ma anche qui è tutto comunque in range, perché qui Sì. balance head heavy, quindi racchetta con peso da 370 grammi, quindi pesa 375, balance head heavy ed è bilanciata in alto, quindi perfettamente in range, ed è una racchetta che non è tanto maneggevole. No. Cioè diventa molto maneggevole rispetto allo scorso anno, cioè parliamo subito delle differenze tra Esatto. questa e quello dello scorso anno. Questa racchetta è molto più reattiva, Uscita uscita di di palla palla molto più rapida, uscita molto più potente. Controllo peggio, l'altra c'ha un controllo assurdo, cioè nel senso ha un punto dolce più ampio, l'altra Bravo. c'ha un punto dolce che se non la prendevi proprio in quel Nella pallina. nello spazio della pallina, la palla di là non andava. Questa dall'alto è veramente potente, l'altra per me non lo era. Dall'alto ovviamente un po' stanca di più il braccio, quindi Esatto. questa maggior punto dolce, più potente, più reattiva, Più facile? più facile, e l'altra maggior controllo, più maneggevole. Posso dire una, e poi quando impattavi bene più soddisfazione, Quale? quell'altra. Perché dicevo, l'ho presa nel punto dolce, quindi senza andare, guarda che colpo che ho fatto, sono stato preciso all'impatto. Vabbè, ci sta come altra differenza. Ma passiamo subito come si comporta da fondo campo. Ripeto, una racchetta da giocatore, una racchetta offensiva da giocatore principalmente di sinistra, ma rispetto a prima i pallonetti escono su molto Esatto. più facilmente, il punto dolce è molto più ampio, cioè molto no, però è più ampio, quindi si riesce a giocare Esatto, anche perché più basso, meno ampio, meno, non si era poteva. impossibile. Il manico più lungo o più corto, onestamente in questo caso non ho sentito la differenza. La racchetta comunque bella rigida, qua, Sì. non tanto secca però, perché comunque No, esce e ovviamente non è tanto maneggevole, però non è tanto maneggevole, ma con questo peso, con questo bilanciamento mi sarei aspettata ancora meno maneggevole. Assolutamente. Cioè, soprattutto da fondo campo, è vero, dall'alto, cioè, per farla viaggiare serve non solo tecnica, ma serve pure forza di braccio, perché comunque quando arrivano poi magari 2 o 3 bibbore consecutive, alla terza dici oddio. Però sai che da fondo campo l'ho trovata più maneggevole di quanto mi aspettassi. Sì. Sei d'accordo? Albi? D'accordissimo. E quindi, cioè, non difficilissima da fondo campo, cioè, nel senso, però un pochino tende a scappare la palla rispetto a prima. E poi è più facile sui pallonetti. Ma adesso Albi mette alla prova, quindi vedrete subito come si comporta da fondo campo. Già dal primo colpo si vede come l'uscita di palla è nettamente diversa dallo scorso anno. La racchetta di LeBron aveva un controllo incredibile, quest'anno esce molto di più facile grazie alle reattività del piatto in 3K invece di 12K dello scorso anno. Forse non è super maneggevole. Ecco, una cosa, il punto dolce è sicuramente più ampio, una cosa che si nota è che quando non la si prende però nel punto dolce la racchetta fa un suono abbastanza legnoso e lo si capisce che il colpo non è stato magari quello sperato, magari non tanto maneggevole, la palla scappa un po', non c'è proprio quel grip sulla pallina che c'era lo scorso anno, quest'anno un po' meno, ricordiamo solo 3D e non più sabbiato. Qui faccio una cichita, Alvin che come al solito sta a 8 metri dalla rete, anche in partita lo fa e lo infinocchiano sempre. Alza il ritmo, Alvin.
Grandissimo lob. Ancora alzo e poi alzate. Se volete battere Alvin, sempre lob. È sicuro sbaglia prima o poi. Guardate, facile, ha tirato con tutta la sua potenza. Lui sta usando la Metal Bonard, però questa racchetta, ripeto, è molto più facile dello scorso anno, una racchetta molto più offensiva, una racchetta bella, bella, potente anche, potente. E poi lo si domina Alvin. Questa è una gran palla quest'anno, soprattutto chi cerca potenza. Alvin, che mi dice a rete della LeBron? Juan LeBron. Come si chiama la racchetta? Ancora. Sì, perché non l'hai detto? Babola, Viper, Juan LeBron 2.5. Ok, ora l'ha detto giusto, vai. Allora, che dire Amy? Allora, a rete ti invoglia essere offensivo, però ogni tanto tende a scappare. Dico subito la differenza, c'è molto meno grip rispetto allo scorso anno. Sì, Cioè si lavora meno la pallina, cioè nel senso rimane meno sul piatto. Predilige più magari paradossalmente il colpo un po' più secco che tanto lavorato, perché il tanto lavorato quando metti un po' di braccio tendi magari a tirare direttamente. Perché poi in realtà LeBron non è un giocatore che lavora tanto. Gioca lì, mette lì in fondo senza troppo lavorarlo. Cioè non è uno che lavora tanto il colpo, soprattutto a rete. Quindi esatto, predilige più essere sempre lì a rete, ma senza essere esageratamente aggressivi con il piatto lavorandola, e quindi toglie un po' magari di imprevedibilità. Scusate, troppe R mi sa. Esatto. In realtà è una sola R. Esatto. E quindi secondo me è un po' più da colpo gioco aggressivo e secco, esatto, veloce, più che quello lavorato. Poi nel ciò che devo volea comunque ti dirò, pensavo molto peggio, perché alla fine tutto sommato non dico che si muove bene, però non si muove poi così male per il bilanciamento e il peso che ha. Bloqueo mi è piaciuta, solidissima, vibra poco, stanca per il peso che ha, secondo me stanca relativamente poco. Esatto. Per il peso che ha, poi ovvio, rapportata alla racchetta che pesa 350 grammi, è ovvio. Però per avere un peso così alto, un bilanciamento così elevato, Amy, è una racchetta che tutto sommato non stanca. No, sono d'accordo, più dall'alto secondo me. Sì, però secondo me per creare qua appunto a rete poco lavoro e più aggressività proprio nel colpo proprio esplosivo. E quindi anche Deada blocco buono, la Deada se la facciamo piatta magari in diagonale la facciamo uscire dalla porta. Adesso mi vedrete un pochino a rete e vedete che la lavorerò poco e giocherò un po' più esplosivo. E io difenderò come un ossesso. Eccoci a rete con finalmente la racchetta di Juan LeBron. Beh, c'è da dire che ragazzi già il peso e il bilanciamento aiutano anche a bassi regimi a dare tanta profondità alla pallina. Guardate, anche senza mettere peso e nulla, io comunque riesco a tirare una palla lì profonda, senza far fatica, lì vicino al vetro. Quindi anche a un ritmo blando, a patto che abbiate comunque un braccio, perché comunque è una racchetta impegnativa, pesante, bilanciata in alto, quindi racchetta tosta. Però devo dire che potenza e uscita di palla, finalmente ci siamo. Amy, mettiamo un po' il ritmo. Ragazzi, avete visto che palla pesante senza far nulla. Allora, una cosa c'è da dire che alla lunga potrebbe stancare il braccio, però uscita di palla, guardate, mamma mia, esplosiva. Avete visto come Amy si sta tenendo per la partita di dopo? Però avete visto esplosività, potenza. Ecco qua ho perso un po' di controllo perché questa ogni tanto tende a scappare. Dicevo, tende a scappare ogni tanto quando vi fate prendere la mano, perché magari arrivate tardi sulla pallina, tardi proprio sul timing, sull'impatto. Vai, bloqueo. Allora, non vibra tantissimo, però pesa, si sente, e se la palla è un pochino lontano si fatica ad arrivare dove arriva la pallina. Vai, Nadeada. Vai, Nadeada.
vedete che un pochino la palla tende a scappare, quindi avete visto anche questo caso? Bisogna prendere un po' la mano perché quest'anno la palla esce. Mi avete visto a rete, Emi, è il tuo momento di farla esplodere. L'anno scorso e 2 anni fa dall'alto per me la racchetta non andava assolutamente, e se ne è accorto secondo me pure LeBron passando poi la vecchia Viper Carbon. Questa va che è una meraviglia, una smash piatto, attenti soprattutto sulla vibora un pochino scappa. Cioè sì. Ogni tanto quando vai a tutto braccio senza controllarlo, perché è così reattivo il piatto che 3-4 volte mi è andata diretta a vetro. Però è una racchetta che quando vai di smash piatto viaggia tantissimo, comunque pure sul kick non male, quando vai del colpo alto dal piatto dall'alto in una sorta di bandeja, cioè si sente comunque una bella racchetta potente, offensiva. Cioè, la cosa difficile è trovare il timing giusto, perché è un pochino pesante, quindi arrivi magari in ritardo e capi il timing giusto. Non è una racchetta che da colpo tanto lavorato, ma d'altronde infatti LeBron non è un giocatore che gli piace tanto il colpo più piatto, cioè nel senso, quando deve tirare, non è che c'ha una vibora devastante LeBron, quando deve tirare tira lo smash, ovviamente lì col kick, poi con quella potenza, quella classe, con quella tecnica c'è poco da fare, può pure giocare con la scarpa di Alvin e farebbe un per 3 che si alza 7 metri, però come smash piatto bella, mi è piaciuta proprio, potente, e la provo subito nella solita sequenza. Vai Alvin, alzami le palline per bene! Per voi giocatori di sinistra che cercate potenza, o giocatori mancini che vi sentite dei mini Coelho, anche se questa è la pala di LeBron, vai! Questa possiamo definirla un cannone? Sì, secondo me questa sì, attenti che però ogni tanto, magari abituate a quelle dell'anno scorso, andata a tutto braccio, quella rimaneva un po' più impastata, questa esce molto più reattiva, ancora, vai! Mi è piaciuto questo, vai Albi, facciamo un kick. Vai con un per 3. Ecco, questa adesso per esempio un po' palla lenta, ho caricato prima, è un po' pesato, però questa meno. Vai ancora Alvin, vai. Anche questa, vai ancora. Sono caldo come una stufa. Vai, ancora l'ultimo. Questo anche piatto, vai, proviamo 2 smash piatti. Ma avete visto anche qua, Questo era uno smash piatto e avete visto come è salito. Proviamo un paio di smash normali. Vai, ancora un altro. Potenza per questa racchetta, potenza. Vai Alvin, gioco da LeBron, Oh, ma che cazzo! Ma che cazzo! Vale così forte? 1-0. Ma non ci credo. Bombardato. Vedi? Mamma, ragazzi, questo è bello. che kick. Uno pari. Però già dalle risposte si è visto come... Fuori. Ah, fuori? Ma no, bloqueo. Che reattività che ha questa racchetta firmata dal Lobo. 2-1. Lento. 2:30 dopo pranzo. Ma dai! Esplosivo.
L'ho messo all'angolo. 3-2. No. Queste sono le palle di Alvin che mi piacciono. No, però stai parlando. Questo è il suo kick che si alza 7 metri, 4-2. Vai. 5-2 scioltezza. Moggio, Alvin Sheo. 1-0 per me. Salita. Poi. Anche occhio clinico mi hanno chiamato. Occhio clinico. Clinic eye. Occhi di gatto. 1-0. Ma come lo smarmello? Alvin detto il tergicristallo. Dai. 2-0. No, ma io faccio un passo. Non ci credo. Io non ci... Trillo. Ma dai. Eccolo. Aia. Che lentezza, 3-1. Ma che palle! Aia! 4-1. Dominante, eh? Tua? No, te, no. 1-3, sì, tu. È potente per tutti tranne che per Alvi. 4-2. Sì, 5-2. Galanciu. Alvin, abbiamo fatto la sfida, l'ho provato dall'alto, prendi il telefono che diamo i voti alla nuova pala del Lobo. Come si chiama? Ancora. No. Babola, Viper, Juan, LeBron 2.5. Perché viene Juan, capito? Non è Juan. O Juan. Juan. Sei pronto? Sì. Da fondo campo. 7,5. Pallonetti. 8. A rete. 9. Controllo. 7,5. Maneggevolezza. 6,5. Uscita di palla. 8. Punto dolce. 7,5. Effetti. 7,5. Potenza. 9. Per 3. 9. Smash. 9. Vibora. 9. Rapporto qualità-prezzo a 340 euro circa. 6,5. Abbiamo dato i voti alla nuova pala del Lobo. Ci vediamo alla prossima review. Ciao.